Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Ha usato il mio cuore e poi mi ha buttata via. Questa è la dolorosa verità della mia storia. Mi chiamo Elina, ho 25 anni e vivo in una grande città. Lavoro in un piccolo negozio di fiori. Amo i fiori perché sono delicati, colorati e sinceri, ma le persone non sono sempre sincere. Questa è la storia di come mi sono fidata dell'uomo sbagliato. Ma è anche la storia di come ho imparato a diventare più forte. Vi racconto questa storia perché forse siete come me, forse avete un cuore buono, forse desiderate così tanto l'amore da ignorare i segnali di pericolo. Io ero così, desideravo tanto essere amata e per questo sono diventata cieca. Tutto è iniziato in una luminosa giornata di sole. Il cielo era sereno e il negozio di fiori era pieno di clienti. Stavo preparando un mazzo di rose rosse quando la porta si è aperta. È entrato un uomo. Era alto, aveva i capelli scuri e un sorriso caloroso. Indossava una camicia blu e sembrava molto sicuro di sé. Il mio cuore ha iniziato a battere più forte. Si è avvicinato al bancone e mi ha sorriso. «Ciao», ha detto. «Ciao», ho risposto timidamente. «Ho bisogno di alcuni fiori», ha detto. «Ma non so quali scegliere. Puoi aiutarmi?» «Certo», ho detto. «Per chi sono?» «Per mia madre», ha risposto. «È il suo compleanno». Ho pensato che fosse un gesto dolce. Un uomo che compra dei fiori per sua madre deve essere un brav'uomo. Quello è stato il mio primo errore. L'ho aiutato a scegliere dei gigli rosa. Ha guardato i fiori e ha sorriso. «Sei brava in questo», ha detto. «Come ti chiami?» «Elina», ho risposto. «Io sono Lucas», ha detto. «Piacere di conoscerti, Elina». Prima di andare via, mi ha guardata di nuovo. «Ti piacerebbe prendere un caffè con me domani?» Sono rimasta sorpresa, non sapevo cosa dire. Sembrava gentile e volevo credere che fosse diverso. Così ho detto di sì. Quella sera sono tornata a casa sorridendo. Ho ballato nella mia piccola cucina. Ho chiamato la mia migliore amica, Lily. «Lily, ho conosciuto qualcuno», ho detto. «È bello e gentile». Lily sembrava felice ma anche prudente. «Vai piano, Elina», ha detto. «Lo so», ho risposto, «ma sento che lui è speciale». Il giorno dopo ho incontrato Lucas in un bar. Ho indossato il mio vestito giallo perché volevo essere carina. Lucas si è alzato quando mi ha vista. Mi ha abbracciata dolcemente e profumava di un profumo costoso. Abbiamo parlato per ore. Mi ha detto che era un uomo d'affari,
Ha detto che aveva grandi sogni e che voleva costruire un'azienda forte. Parlava con così tanta sicurezza che credevo a ogni sua parola. Poi mi ha fatto delle domande su di me. Gli ho raccontato del negozio di fiori, della mia vita semplice e del mio sogno di avere una famiglia un giorno. Lo voglio anch'io, ha detto guardandomi negli occhi. Voglio qualcuno con cui costruire un futuro. Quella parola mi ha toccato il cuore. Futuro. Pensavo che noi ne avessimo uno insieme. Dopo quel giorno ci siamo visti spesso. Siamo andati al cinema, abbiamo passeggiato nel parco, a volte mi portava in bei ristoranti, mi apriva le porte, mi teneva per mano. Ogni mattina mi mandava un messaggio. Buongiorno, bella. Mi sentivo amata, mi sentivo speciale. Pensavo di aver finalmente trovato l'uomo che stavo aspettando. Ma l'amore può impedirti di vedere i piccoli segnali. A volte Lucas era scortese con i camerieri, a volte si arrabbiava facilmente, a volte controllava troppo spesso il telefono e lo girava dall'altra parte quando cercavo di guardare. Quando gli facevo delle domande, sorrideva. È solo lavoro, Elina. Sto lavorando duramente per il nostro futuro. Il nostro futuro. Gli credevo. Dopo 2 mesi ero profondamente innamorata. Una sera Lucas è venuto nel mio appartamento con un'aria preoccupata. Si è seduto sul divano e si è passato le mani sul viso. Che cosa c'è? Ho chiesto. La mia azienda è nei guai, ha detto. Ho bisogno di nuove attrezzature. La banca mi ha promesso un prestito, ma ci sta mettendo troppo tempo. Se non ricevo presto i soldi, perderò tutto. Mi dispiaceva per lui. Di quanti soldi hai bisogno? Ho chiesto. Ha distolto lo sguardo. Sono troppi. Dimmi. $5.000, ha detto. Mi si è chiuso lo stomaco. Erano tutti i miei risparmi. Avevo lavorato per 3 anni per mettere da parte quei soldi. Volevo viaggiare un giorno o comprare una macchina. Luca si è alzato. Lascia perdere, ha detto. Non posso chiederti una cosa del genere. Ma sembrava così triste. E io lo amavo. Lucas, ho detto, io ho quei soldi. Posso prestarteli. I suoi occhi si sono spalancati. No, Elina, non posso accettarli. Voglio aiutarti, ho detto. Puoi restituirmeli quando la banca ti darà il prestito. Mi ha preso le mani e le ha baciate. Sei un angelo, ha sussurrato. Ti prometto che ti restituirò tutto il mese prossimo. Gli ho creduto. Il giorno dopo sono andata in banca. Le mie mani tremavano mentre ritiravo i soldi. Vedere il mio conto quasi vuoto mi faceva paura. Ma pensavo a Lucas, pensavo all'amore. Gli ho dato i soldi in una busta. Mi ha abbracciata forte.
Mi hai salvato, ha detto. Hai salvato noi. Per una settimana è tornato a essere dolce con me. Poi tutto è cambiato. È diventato molto impegnato. Ha smesso di chiamarmi. I suoi messaggi sono diventati brevi. Quando gli chiedevo di vederci, diceva: «Non oggi, ho troppo lavoro». Passarono 3 giorni, nessuna chiamata. Gli mandai un messaggio: «Mi manchi, stai bene?» Dopo alcune ore rispose: «Sono occupato, parliamo dopo». Sentii un freddo nel cuore. Sabato lo chiamai di nuovo, nessuna risposta. Lo chiamai ancora niente. Andai al suo appartamento perché ero preoccupata. Bussai alla porta, nessuna risposta. Un'anziana vicina aprì la sua porta e mi guardò. «Cerchi Lucas?» mi chiese. «Sì», risposi. «È a casa?» Mi guardò con dispiacere. «È andato via ieri». Il mio mondo si fermò. «È andato via?» «Sì, cara». Ha preso le sue valigie e se n'è andato. Rimasi lì immobile, come se qualcuno mi avesse colpita. Chiamai di nuovo il suo numero. Non funzionava. Era sparito. Mi aveva bloccata o aveva cambiato numero. Tornai a casa e rimasi a letto per 2 giorni. Non riuscivo a mangiare, non riuscivo a dormire. Piangevo soltanto. Poi sussurrai la verità nella stanza vuota. Mi ha usata. Non mi amava. Amava solo quello che poteva prendere da me. E quando ottenne quello che voleva, mi buttò via. La mia amica Lily venne nel mio appartamento 2 giorni dopo. Bussò forte alla porta. «Elina, apri la porta!» gridò. Quando aprii, avevo un aspetto terribile. I miei occhi erano rossi, i miei capelli erano in disordine, il mio viso era pallido. Lily non fece molte domande. Mi abbracciò e basta. Scoppiai a piangere tra le sue braccia. «Se n'è andato», piansi. «Ha preso i miei soldi, Lily. Mi ha lasciata». Lily si arrabbiò. «Sapevo che c'era qualcosa che non andava in lui», disse. «È un uomo terribile». «Sono così stupida», sussurrai. «Ho creduto a tutto quello che mi ha detto». Lily mi prese per le spalle e mi guardò negli occhi. «Non sei stupida, Elina. Sei una persona buona. Lui ha usato la tua bontà contro di te. È lui che dovrebbe vergognarsi, non tu». Ma era difficile crederle. Mi sentivo piena di vergogna. Avevo dato a un uomo tutti i miei risparmi. Mi ero fidata di lui dopo solo 2 mesi. Pensavo che tutti avrebbero riso di me. Le settimane successive furono dolorose. Dovetti tornare al lavoro perché l'affitto non aspetta che un cuore guarisca. Non potevo restare a letto per sempre. Quando camminavo per la città tutto sembrava grigio. Vedevo coppie che si tenevano per mano e sentivo un dolore al petto.
ricordavo quanto ero stata felice, ma la mia felicità era stata costruita sulle bugie. Al negozio di fiori lavoravo in silenzio. Preparavo mazzi di fiori, incartavo le rose, annaffiavo le piante, ma non sorridevo più come prima. La mia capo, la signora Green, se ne accorse. Aveva 60 anni ed era una donna molto saggia. Un pomeriggio mi guardò e disse: «Elina, sembri portare una pietra pesante dentro di te». «Sto bene», mentii. «No», disse, «non stai bene». Poi mi chiese dolcemente: «Un uomo ti ha fatto del male?» I miei occhi si riempirono di lacrime. Annui. La signora Green avvicinò una sedia. «Siediti», disse. Mi sedetti. Mi guardò con occhi gentili. «Ascoltami», disse. «Esistono persone cattive, esiste il dolore, ma non lasciare che un uomo cattivo distrugga tutta la tua vita. Ti ha già preso i tuoi soldi. Non lasciare che ti porti via anche il sorriso». Le sue parole rimasero nella mia mente. Non lasciare che ti porti via anche il sorriso. Non volevo permettere a Lucas di vincere ancora. «Ma mi sento vuota», dissi. «Mi sento come se mi avesse buttata via». La signora Green scosse la testa. «Tu non sei qualcosa che si può buttare via. Sei come questi fiori. A volte un fiore si piega a causa di un vento forte, ma con acqua e luce del sole può crescere di nuovo». Dopo quel giorno iniziai a provarci, solo un po' all'inizio. Smisi di chiamare il suo numero. Cancellai le sue foto. Ogni foto mi faceva male, perché ogni sorriso in quelle immagini sembrava falso. Iniziai di nuovo a risparmiare. Ogni settimana mettevo qualche dollaro in un barattolo. Non era molto, ma era la prova che stavo ricostruendo la mia vita. Una sera, mentre tornavo a casa a piedi, passai davanti a un negozio di giocattoli. Nella vetrina vidi una bambola rotta. Le mancava un braccio ed era dentro una scatola piena di giocattoli economici. Mi fermai e la fissai. Per un momento pensai: quella ero io. Lucas aveva giocato con i miei sentimenti come se fossi un giocattolo. Sapeva esattamente cosa dire. Diceva le parole giuste. Aveva usato l'amore per arrivare ai miei soldi. Poi, quando aveva ottenuto quello che voleva, se n'era andato. Improvvisamente la tristezza si trasformò in rabbia. Come aveva potuto farmi questo? Io non ero un giocattolo. Ero un essere umano, avevo dei sogni, avevo un cuore. Quella rabbia mi aiutò a svegliarmi. Decisi che non sarei rimasta una vittima. Iniziai a leggere libri sulle relazioni tossiche e sulle persone che mentono. Imparai una cosa importante. Alcune persone
cercano persone dal cuore buono perché sanno che queste persone vogliono aiutare gli altri. Essere gentile non era stato il mio errore. Il mio errore era stato fidarmi troppo in fretta. Potevo mantenere il mio cuore buono, ma dovevo imparare a proteggerlo meglio. Passarono i mesi. Arrivò l'inverno, poi arrivò la primavera. Lavoravo duramente ogni giorno. Poco a poco, la signora Green iniziò a fidarsi sempre di più di me. Mi nominò responsabile del negozio di fiori durante i fine settimana. Per la prima volta dopo tanto tempo mi sentii orgogliosa. Stavo ricostruendo la mia vita, pezzo dopo pezzo. Poi un giorno andai al supermercato per comprare delle mele. Sentii una risata familiare. Tutto il mio corpo si bloccò, girai la testa. Era Lucas. Era nel corridoio accanto con una giovane donna. Aveva lunghi capelli biondi e un sorriso felice. Lucas le teneva la mano. La guardava nello stesso modo in cui una volta guardava me. Il mio cuore iniziò a battere forte. Per un secondo volevo nascondermi, ma poi ricordai le parole della signora Green. Non lasciare che ti porti via il sorriso. Così rimasi dritta. Lucas mi vide. Il suo sorriso scomparve. Il suo viso diventò pallido. Sapeva esattamente chi ero. Sapeva quello che aveva fatto. Camminai lentamente verso di loro. Ciao, Lucas, dissi. La mia voce era calma. La ragazza sembrava confusa. Lo conosci? Chiese. Sì, dissi. Lo conosco molto bene. Lucas sembrava nervoso. Elina, per favore, sussurrò. Non qui. Lo guardai attentamente. Non sembrava più potente, sembrava piccolo. Poi mi girai verso la ragazza. Fai attenzione al tuo cuore, dissi, e fai attenzione ai tuoi soldi. La sua espressione cambiò. Lucas le prese subito la mano. Andiamo, disse. Lei è pazza. Poi la trascinò via e uscì dal negozio. Rimasi vicino alle mele e lo guardai scappare. Ho riavuto i miei soldi? No. Mi ha chiesto scusa? No. Ma mi sentivo libera. Lo avevo affrontato e avevo capito che non era un mostro. Era solo un uomo debole che scappava dalla verità. Comprai le mie mele e uscii alla luce del sole. Quel giorno capii una cosa. Non mi aveva buttata via. Ero sopravvissuta a lui. Lui aveva perso una donna che lo avrebbe amato con tutto il cuore. Io avevo perso dei soldi. Avevo perso del tempo, ma non avevo perso me stessa. Ora sono più attenta. Credo ancora nell'amore, ma non mi fido subito. La fiducia deve essere guadagnata. Se un uomo mi chiede dei soldi troppo presto, dico di no. Se sento che qualcosa non va,
ascolto quella sensazione. La mia vita ora è semplice. Ho i miei fiori, ho Lily, ho la signora Green e soprattutto ho me stessa. Mi chiamo Elina e non sono un giocattolo. Sono una donna con un cuore, una vita e un valore. Se state ascoltando questa storia e qualcuno vi ha usato, ascoltatemi bene. Non siete stupidi, non siete deboli, non siete senza valore. Siete stati gentili e la gentilezza non è un crimine, ma dobbiamo imparare a proteggere la nostra gentilezza. Non lasciate che una persona cattiva renda freddo il vostro cuore. Non smettete di credere nell'amore. Imparate semplicemente ad aprire il vostro cuore lentamente. Piangete se ne avete bisogno. Arrabbiatevi se ne avete bisogno, ma dopo rialzatevi, lavatevi il viso. Fate un piccolo passo avanti. Qualcuno può prendere i vostri soldi, qualcuno può farvi perdere tempo, qualcuno può distruggere la vostra fiducia, ma nessuno può portarvi via il vostro valore. Il vostro valore appartiene a voi. Lucas pensava di avermi buttata via, ma si sbagliava, mi aveva solo spinta nella terra buia. E in quell'oscurità sono cresciuta, ora sono più forte, ora sto sbocciando di nuovo. Guarire non è stato veloce. Ci sono state notti in cui ho pianto sul pavimento. Avevo delle bollette da pagare, ho lavorato ore extra, mi facevano male i piedi e anche il mio cuore faceva male, ma un giorno ho pagato la mia ultima bolletta. Mi sono comprata una piccola torta e l'ho mangiata al parco. Aveva il sapore della libertà. Più tardi sono uscita di nuovo con un uomo. Avevo paura, ma non ho avuto fretta. Ho imparato che l'amore non dovrebbe sembrare un fuoco che ti brucia la pelle. L'amore dovrebbe farti sentire al sicuro, come una coperta calda. Ora mi chiedo, mi sento rispettata? Mi sento tranquilla? Mi sento al sicuro? Se la risposta è no, me ne vado. Essere sola è meglio che essere usata. Quindi ricordate questo. Un brutto capitolo non è tutto il vostro libro. Girate pagina. Scrivete un nuovo capitolo. Non siete la vittima della vostra storia. Siete l'eroe della vostra storia. Mi chiamo Elina e finalmente appartengo a me stessa. Grazie per aver guardato tutta la storia. Se siete rimasti fino alla fine, ve ne sono davvero grata. La storia di Elina ci insegna qualcosa di importante. La gentilezza è bellissima, ma dobbiamo anche imparare a proteggere il nostro cuore. Una persona cattiva può farci del male, ma non può portarci via il nostro valore. Ora ho un piccolo esercizio per voi. La parola italiana di oggi è coraggio, courage.
Scrivete nei commenti una semplice frase in italiano usando la parola coraggio. Per esempio, ho coraggio, oppure il coraggio mi aiuta ad andare avanti. E ditemi anche, pensate che Elina sia stata forte a ricostruire la sua vita? Sì o no? Se questa storia vi ha aiutato a praticare l'ascolto in italiano, iscrivetevi a Italiano Tales per altre storie semplici in italiano. Continuate ad ascoltare, continuate a fare pratica e ci vediamo nella prossima storia. Arrivederci. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.